In Mongolia iniziano le preparazioni per preparare le truppe verso la cricca Ma, parlando che era per la tutela delle minoranze mongole del luogo. Ciò è considerato un atto di guerra per il Ma. Il governo della Repubblica francese è in piena crisi per la leadership di Philippe Pétain e con la crisi economica e un governo in esilio c'erano radicali e molte altre correnti politiche che pensavano a come fare un migliore lavoro per governare il paese. Ma gli ufficiali erano certi che la Francia avrebbe avuto un tempo di caos e possibilmente una guerra civile. In Canada, re Edoardo è venuto con l'idea di fare un grande viaggio per il suo paese, per garantire che le infrastrutture promesse siano funzionali. In Germania, Guglielmo II vuole riformare la sua immagine soprattutto nei confronti dei giovani, con la paura che la sua figura sia caduta negli anni. Tornando in Canada, nella notte è arrivata un periodo di cambiamento politico. Un influente politico della Gran Bretagna pre-rivoluzionaria e primo ministro a lungo del governo britannico in esilio, Stanley Baldwin si è dimesso dalla carica cerimoniale, dopo controversie con la sua magistratura, in cui Edoardo VIII ha annunciato al primo ministro la sua intenzione di sposare la sua donna, la principessa Isabella di Orléans. Anche se è vero che il primo ministro ha proposto l'idea di matrimonio religioso nell'interesse dell'amore del re, e il fatto che Baldwin non aveva approvato il matrimonio con la principessa con lui nel 1930, dopo la morte del suo primo marito, le fonti vicine al corte reale indicano che la vera ragione delle dimissioni è quella che il re ha ignorato gli avvisi di Baldwin per Winston Churchill e Lord Beaverbrook, ad allora ministri del governo di Lord Curzon. Edoardo ha accettato la risoluzione e dopo quel giorno ha accettato Lord Beaverbrook come il nuovo primo ministro del governo in esilio. In Asia, il 3 maggio, un inevitabile evento sta per accadere, la cricca. Ma non poteva più essere al sicuro, soprattutto ora che la guerra tra Mongolia e Cricca Ma è scoppiata. Ora che la guerra con la Mongolia e il Tibet è nel vivo, per i militari della cricca non sarà facile gestire i fronti multipli. Le truppe del Ma iniziano aggressivamente all'assalto. Hanno iniziato ad avanzare più aggressivamente nei territori nemici ma con un alto costo di vittime. La Mongolia e il Tibet non hanno avuto tante difficoltà a difendere l'assalto delle truppe Ma. Dopo la rivoluzione inglese che ha colpito l'economia americana, New York e gli stati ad est di New York sono orientati verso il Canada per preservare le loro economie. Troppo conservativi per il sindacalismo, ma troppo moderati per l'America. New England è diventata isolata dal resto dei Stati Uniti e è ora effettivamente in sforza dell'influenza d'Ottawa. Joseph Kennedy, rappresentante politico ed economico dello Stato, dichiarò che se non avessero mai avuto un problema e il governo di Washington non riuscirebbero a gestire, il governo avrebbe permesso ai soldati canadesi di arrivare in loro soccorso. Il 10 giugno inizia il congresso sindacale dell'Inghilterra. Il segretario dell'Unione si è dimesso, causando una lotta politica tra le 4 correnti dell'Unione, i massimisti, gli autonomisti, i federalisti e i congregatisti, eleggendo il poeta e leader degli autonomisti, Nicholas Gleiss, insediatosi come nuovo segretario. Gli autonomisti hanno supportato il programma di decentralizzazione dell'Unione. Anche se c'erano molte opposizioni a questa nozione con i comuni folk, Gleiss sperava, con i suoi procedimenti di regolazione, di creare una base fondamentale per ottenere supporto politico over i prossimi mesi. Sul fronte non è cambiato molto, anche se hanno già perso la vita più di 10.000 persone, mentre il Tibet e la Mongolia non hanno perso neanche un numero combinato di 1.000. Il 26 luglio, il quinto congresso della Repubblica Socialista Italiana si concluse con l'Unione Nazionalista d'Italia. Guidata dall'Unione dei Democratici e dei Liberali, ha portato all'Alleanza Nazionalista, guidata da Benito Mussolini, ad ottenere la maggioranza dei seggi nel governo. Il cambio di regime segnò una svolta della Repubblica con un atteggiamento duro e militarista, in particolare nei confronti dei nemici della Repubblica nel resto d'Italia, che già avevano reagito a questo sviluppo con allarme, e poi arrivò la notizia che la Polonia aveva eletto un nuovo re. Per quasi 20 anni il trono polacco era rimasto vuoto. Dopo la fine della Weltkrieg fu convocato un consiglio di reggenza per eleggere un nuovo re polacco.
Tuttavia, le continue interferenze e l'inadeguatezza dei candidati avevano impedito al Consiglio di scegliere un re per tutti questi anni. Ma ora, dopo molte settimane di intenso dibattito all'interno delle stanze del Consiglio di reggenza polacco, è stata finalmente presa la decisione di eleggere un nuovo monarca al trono polacco, da tempo vacante. L'incoronazione di Karol Olbracht Habsburg-Lothringen si era tenuta nel palazzo di Varsavia la mattina presto. In tutta la Polonia ci sono state parate e festeggiamenti. Resta da vedere come la piccola nazione polacca affronterà i tempi a venire. La scacchiera è pronta e i pezzi si muovono. C'è la calma prima della tempesta.